Bella Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. La Ducati World Premiere 2023 è nel pieno del suo svolgimento e tra le varie novità la casa di Borgo Panigale ha presentato la nuova, tra molte virgolette, multistrada V4 Rally. Fino a questo episodio la Ducati World Premiere non ha riservato, particolari novità. Con il primo episodio dedicato alla Street Fighter V4 che affianca alla raffinata e folle versione SP una nuova edizione limitata Lamborghini con soli 630 esemplari che oltre alla colorazione e qualche finitura non aggiunge comunque nulla di particolare rispetto alla versione SP. Nel secondo episodio, un pochino, il livello si è alzato presentando la versione SP della Monster con una dotazione di alto livello ma che paga lo scotto di incrementare alle stelle il prezzo di questa moto che allestita in questa maniera la rende molto interessante seppur appunto costosa. Questo terzo episodio rimane in linea con i precedenti non rappresentando nessuna vera novità ma limitandosi a lavorare con nuove versioni di modelli già esistenti. Ma se nel primo caso una serie limitata per una moto particolare come la Street Fighter commercialmente può avere un senso, creando comunque un modello da collezione di una moto folle e che in futuro essendo una tiratura limitata potrebbe diventare anche un investimento vero e proprio in termini puramente economici, qui siamo messi un pochino peggio. E consideriamo che anche il secondo caso ha una sua logica, una Monster più estrema che andasse a completare la sequela di versioni SP presenti nella gamma alla fine trova comunque una sua dimensione tra appunto i vari modelli Ducati. Ma questa multistrada V4 Rally non riesco proprio a concepirla. La multistrada è una moto che mi ha sempre affascinato sin dai tempi bicilindrici, da riassumere in una moto turistica, polivalente con cui divertirsi anche tra le curve. La versione Pikes Peak presentata lo scorso anno con ruota da 17 della multistrada V4 è quella che mi è piaciuta maggiormente delle nuove versioni, un gioiello di tecnologia con un motore bestiale incastonato in una ciclistica di livello per avere una moto perfetta per viaggiare su strada e per fare lo scemo quando si attappa la vena. Adesso andiamo a scoprire assieme i contenuti della versione Rally, paragonandola con le altre versioni di multistrada per cercare di capire le novità introdotte. Partiamo proprio dal prezzo. La multistrada V4 è offerta a partire da 19.590 euro, la versione S sale a 22.990 e arriva a 29.890 per la Pikes Peak. La Rally è poco sotto alla Pikes Peak come prezzo e siamo a 27.490 euro. Arriviamo al peso pari a 215 kg a secco per la multistrada V4 e V4S Sport che sale a 218 kg per la versione S e scende a 214 per la Pikes Peak. Mentre la Rally invece ha un peso a secco di 227 kg che unito ad un serbatoio da ben 30 litri promette un peso in ordine di marcia di gran lunga superiore a 260 kg. Non proprio una piuma per una Rally che strizza l'occhio al fuoristrada, secondo il marketing Ducati almeno. Già da questo confronto di prezzi e pesi non ne esce benissimo rispetto alle altre versioni, che come quest'ultima conservano la ruota anteriore da 19, rivelandosi un buon compromesso tra strada e off leggero. Pertanto non trovo sensato introdurre cerchi a raggi tubeless e pedane maggiorate, aumentate su una moto che di fuoristrada ha ben poco, a cominciare dalla tipologia di motore. Infatti il V4 Gran Turismo da 1158 cm3 in grado di erogare 170 cavalli a 10.750 giri e ben 121 Nm di coppia a 8.750 giri è un motore meraviglioso per la guida stradale, ma in fuoristrada non è una potenza lontanamente gestibile. Di fatto è stata pensata la mappa enduro che porta la potenza a 114 cavalli, comunque non sono pochi, soprattutto in fuoristrada. Senza contare che per quanto compatto possa essere il V4 non avrà mai i pregi in fuoristrada di un bicilindrico in linea o meglio ancora a V essendo il 4 cilindri più ingombrante. Una delle poche interessanti novità rappresentate su questo modello è la deattivazione estesa della bancata posteriore che se sugli altri modelli è presente solo al minimo con la moto ferma, adesso il V4 Gran Turismo mantiene la bancata posteriore deattivata in altre condizioni di funzionamento a vantaggio di consumi ed emissioni. Infatti con questa nuova strategia la deattivazione avviene appunto con la moto in movimento. All'aumentare della velocità o sopra una certa richiesta di potenza dalla manovra dell'acceleratore, i cilindri posteriori vengono riattivati, garantendo il carattere e le prestazioni del V4 Gran Turismo. Questa tecnologia immagino sia mutuata dal know-how automobilistico di Audi, che si sposa bene poi con il cruise control adattivo e il blind spot detection.
ma comunque offre appunto spunti interessanti soprattutto in ottica autonomia, anche perché immagino che comunque V4 sia un motore che è ben assetato. Questo modello adotta le sospensioni semiattive dall'escursione maggiorata a 200 mm. La multistrada V4 Rally è dotata inoltre di funzionalità auto leveling, che garantisce un assetto costante al variare della configurazione pilota, passeggero e bagagli, in modo da mantenere sempre invariate le caratteristiche del veicolo. La funzione Minimum Preload, già introdotta su multistrada V4S nel 2022, consente al pilota di abbassare la moto nelle fermate e nella marcia a bassa velocità, riducendo al minimo il precarico dell'ammortizzatore. Inoltre fa un ulteriore passo avanti in termini di facilità di utilizzo, introducendo la funzione Easy Lift, che attraverso l'apertura dell'idraulica delle sospensioni al key-on riduce lo sforzo necessario per il sollevamento della moto dal cavalletto laterale, grazie alla compressione di forcella e ammortizzatore. Insomma, tanta elettronica che non si sposa proprio benissimo con il concetto di moto adventure o rally. Voglio citare la cartella stampa Ducati che mi ha strappato veramente delle risate, ragazzi, proprio fragorose. L'attitudine al fuoristrada aumenta con la multistrada V4 Rally, grazie anche a cerchi a raggi alleggeriti di serie e a protezioni motore rinforzate. Con il nuovo serbatoio in alluminio da 30 litri che si integra armonicamente nelle forme muscolose ed eleganti della moto, è possibile aumentare le distanze percorribili tra un rifornimento e il successivo. La nuova multistrada V4 Rally è così pronta ad affrontare anche le strade più remote. Ma che cazzo stai a dire? Allora, parliamone, cara Ducati. 28.000 euro quasi di moto, la voglio proprio vedere nel mezzo del nulla per andare in deserti, con la ruota da 19 invece che da 21, o in zone talmente remote da necessitare 30 litri di serbatoio per non rimanere a secco. La qualità dei carburanti, come ben sappiamo, non è omogenea e in alcune zone deserte non è il massimo in termini di prestazione ed efficienza. Andarci con una moto nuova Euro 5 con più cablaggi e sensori di una centrale nucleare, non so per voi, ma a me non sembra una grandissima idea. Ma andiamo avanti e vediamo le versioni di questa multistrada V4 Rally disponibili. Oltre alla standard ci sono appunto altre due versioni. Una di queste è l'Adventure Travel and Radar, che aggiunge le valigie laterali in alluminio oltre alle manopole e alla sella, anzi le selle, guidatore e passeggero, riscaldate. E poi c'è la versione Full Adventure, che completa quest'ultimo equipaggiamento che ho citato con il silenziatore Akrapovic omologato e il parafango anteriore in fibra di carbonio. Soprattutto quest'ultimo elemento è indispensabile per il fuoristrada, ragazzi, mi raccomando. Ma che mi stai coglione? La proposta di Ducati non arricchisce la gamma, infatti per gli amanti dell'avventura e del fuoristrada un po' più complicato c'è già la Desert X, che mi sembra un prodotto validissimo, vorrei tanto provarla anzi. E ciò per cui sembra nascere questa multistrada V4 Rally in realtà viene già svolto poi egregiamente dalle già esistenti versioni standard ES, mentre la Pikes Peak accontenta gli smanettoni. Cioè, a questo punto, se proprio l'idea era di lavorare su un altro modello della famiglia multistrada, avrei apprezzato una versione Globetrotter della multistrada, magari sempre con ruota da 17 come nel caso della Pikes Peak, ma senza estremizzare la prestazione pura, concentrarci su un'idea di moto progettata per macinare chilometri, quindi ben venga la deattivazione della bancata posteriore, ci consente, andando diciamo tra virgolette al trotto, di risparmiare comunque carburante e di dare un senso a tutta questa tecnologia. Immaginate una multistrada proprio una poltrona, con un comfort straordinario per guidatore e passeggero, coccolate da una miriade di accessori, fatela pure pagare 33.000 euro, tanto oramai si è capito che Ducati mira a una determinata fascia di pubblico. Questo pubblico va coccolato, non va ingannato. Ecco, riassumiamo così: una multistrada con determinate caratteristiche, meglio ancora se col monobraccio, con una miriade di accessori pensati per appunto far apprezzare il viaggio su una moto elitaria. Questa sarebbe stata non una verissima novità, ma comunque una buona novità nella gamma. Non una moto pachidermica e cara dannata per ricevere indietro il nulla cosmico paragonato ad altre versioni più o meno costose, ma a mio avviso decisamente più efficaci. Proprio l'unica multistrada, questa Rally, che veramente non comprerei mai. Quindi gente, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa novità, tra virgolette sempre. Sono esagerato io? Sono considerazioni giuste? Cosa ne pensate della moto? Vi piace? Non vi piace? La comprereste? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Inoltre, qualora ancora non l'aveste fatto, vi invito ad iscrivervi e attivare la campanellina per stare aggiornati sui miei successivi caricamenti. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!